Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Mario Teto. Oggi vi mostrerò la magia dei colori in Minecraft. Vedremo nella prima parte del video tutti i coloranti esistenti in Minecraft, come craftarli, mentre nella seconda parte del video vedremo i loro usi più comuni in Minecraft. Per finire, Dodo, fai attenzione che ho creato un macchinario per cambiare il tuo colore. Però questo lo proveremo nell'ultima parte del video. Ok ragazzi, andiamo adesso a vedere tutti i coloranti esistenti in Minecraft. Colorante rosso, giallo, verde, blu, bianco, nero, marrone, arancione, azzurro, magenta, rosa, grigio chiaro, ciano, viola, grigio e lime. Con questi colori sarà possibile colorare lana, armature in pelle, terracotta, alcune creature, stendardi, vetro, scatole di shulker, polvere di calcestruzzo e i letti. Adesso andiamo a vedere subito come craftare questi colori. Iniziamo naturalmente dai coloranti primari, cioè sono quei coloranti che possono essere creati da un singolo ingrediente generato naturalmente nel mondo Minecraft. Iniziamo con il colorante rosso. Questo può essere generato mettendo nel banco di lavoro un rosaio oppure una barbabietola, un papavero oppure un tulipano rosso. Andiamo anche a vedere come. Basterà andare nel banco di lavoro e piazzare uno di questi oggetti. Come vedete vi darà del colorante rosso. Poi abbiamo il colorante giallo. Questo può essere generato attraverso dente di leone o girasole, sempre nel banco di lavoro. Passiamo al colorante verde. Questo è l'unico che per la sua generazione servirà a cuocere del cactus. Andiamo a vedere, andiamo a piazzare questa volta nella fornace il cactus e come risultato avremo il colorante verde. Questo è l'unico colorante che necessita della fornace. Per tutti gli altri abbiamo bisogno del semplice banco di lavoro. Poi abbiamo colorante blu. Questo viene generato grazie ai lapislazzuli. Poi abbiamo il colorante bianco, questa volta attraverso la farina di ossa. Colorante nero attraverso la sacca di inchiostro. Questo viene generato all'uccisione dei calamari. Infine, come ultimo colore primario abbiamo il marrone. Questo viene generato dalle fave di cacao. Passiamo adesso ai coloranti semi primari. Questi possono essere creati o da un singolo ingrediente sempre generato nel mondo Minecraft o attraverso la combinazione di altri coloranti. Andiamo a vedere. Colorante arancione, generato o attraverso il tulipano arancione o attraverso la combinazione di colorante rosso e colorante giallo, sempre nel banco di lavoro. Andiamo a vedere. Come vedete, colorante arancione. Proseguiamo adesso, mettiamo un attimo a posto i due coloranti, con il colorante azzurro. Questo può essere generato dall'orchidea blu o attraverso la combinazione di colorante blu e colorante bianco. Colorante magenta, questo può essere generato o attraverso il fiore di lilla o attraverso il fiore d'aglio o, come vi dicevo prima, attraverso la combinazione di altri coloranti. In questo caso possiamo utilizzare o due coloranti rossi, uno blu e uno bianco, o attraverso colorante viola e colorante rosa. Andiamo adesso a vedere proprio il colorante rosa. Questo può essere generato attraverso la peonia o il tulipano rosa o con la combinazione di colorante bianco con colorante rosso. Passiamo adesso all'ultimo colorante semi primario, il colorante grigio chiaro. Questo può essere generato con tulipano bianco o margherita o la combinazione di due coloranti bianco con un colorante nero oppure colorante bianco con un colorante grigio. Adesso andiamo a vedere i coloranti secondari. Questi coloranti possono essere generati solamente con la combinazione di altri coloranti. E abbiamo il ciano, colorante verde più colorante blu, colorante viola, colorante blu più colorante rosso, colorante grigio
con la combinazione di colorante nero più colorante bianco, e l'ultimo, che secondo me è il più bello, colorante lime, che si ottiene con la combinazione del colorante bianco e il colorante verde. Ok ragazzi, l'abbiamo visti tutti, adesso andiamo a vedere i loro utilizzi. Come primo utilizzo andiamo a vedere quello della colorazione della lana. Come può essere fatto? Prendiamo un qualsiasi blocco di lana e il colorante a noi gradito. In questo caso proviamo a fare un blocco di lana di colore nero, quindi andiamo a mettere nel banco di lavoro un blocco di lana colorante e come vedete abbiamo come risultato la lana di colore nero. Un'altra possibilità è quello di colorare le pecore. Per poterlo fare andiamo ad esempio a prendere del colorante rosso e del colorante giallo. Adesso tramite le cesoie possiamo benissimo prendere direttamente della lana del colore rosso o del colore giallo. Un'altra curiosità, andiamo a prendere del grano, è che accoppiando una pecora di colore rosso e di colore giallo avremo una pecora di colore arancione, quindi è la stessa, diciamo, meccanica della combinazione di due coloranti. Facciamo anche la prova. Come vedete, pecora di colore arancione, mentre con le cesoie, come vi dicevo prima, possiamo prelevare direttamente la lana di colore giallo e di colore rosso. Un'altra possibilità, sempre con il colorante, è di cambiare il collare al nostro lupo. Come vedete, da rosso giallo o anche un altro colore. Volevo provare per esempio di colore azzurro. Ecco qua. Per quanto riguarda invece cambiare colore alle scatole di shulker, al vetro e alla terracotta, andiamo a vedere come si può fare. Cosa importantissima, allora, per quanto riguarda la scatola di shulker possiamo prendere qualsiasi scatola e attraverso il banco di lavoro possiamo cambiare il colore. Mentre per quanto riguarda la terracotta ed il vetro dobbiamo per forza partire dalla terracotta base e dal vetro non colorato. La stessa cosa vale anche per il pannello di vetro. Il vetro dobbiamo metterlo, a differenza delle altre cose, va messo 8 blocchi intorno ed il colorante al centro. La stessa cosa vale anche per la terracotta, quindi va messa tutto intorno e il colorante al centro. Passiamo adesso agli stendardi. Per colorarli, in questo caso possiamo prendere un qualsiasi stendardo ed utilizzare i coloranti nel telaio. Quindi apriamo il telaio, mettiamo qualsiasi stendardo ed il colorante. Possiamo anche poi prendere lo stendardo ed aggiungere altri coloranti. Passiamo adesso alla colorazione delle armature. Facciamo un po' di spazio qui nell'inventario, prendiamo qualche armatura e del colorante. Facciamo l'esempio in questo modo, quindi andiamo sempre nel banco di lavoro, armatura, colorante, armatura, colorante. Inoltre possiamo anche togliere questo colorante, basterà utilizzare un calderone con l'acqua e come vedete andiamo a mettere l'armatura del colore originale. La stessa cosa possiamo fare anche con questo e la rendiamo del colore originale. Per quanto riguarda il calcestruzzo, è importante che il calcestruzzo diretto non possiamo cambiarne il colore, ma per farlo dobbiamo farlo dalla polvere di calcestruzzo, quindi va cambiato il colore alla generazione della polvere. Prendiamo quindi ghiaia, sabbia e del colorante. Adesso nel banco di lavoro andiamo a mettere la ghiaia, la sabbia e il colorante al centro. In questo modo andiamo a creare la polvere di calcestruzzo. Poi da questa polvere possiamo generare il calcestruzzo classico. Come ultima cosa andiamo a vedere la colorazione dei letti.
In questo caso basterà prendere un qualsiasi letto e abbinarci il colorante a noi gradito. Per esempio prendiamo questo letto azzurro e lo trasformiamo in letto magenta. Ok ragazzi, per i coloranti è tutto. Manca adesso fare la prova con la mia macchina, con la mia invenzione per poter cambiare il colore a Dodo. Dodo, dove sei? Ah, sei qui sulla mia spalla. Ok. Ok Dodo, il meccanismo è semplicissimo. Tu devi solamente entrare in quella porta. Poi me la vedo io con delle leve. Andiamo a cambiarti il colore. Ah, dobbiamo scegliere il colore. Che colore? Rosso va bene? Ok, vado un attimo a prendere il colorante rosso. Anzi, tu inizia a metterti qui. Vediamo se ci riusciamo. Dove stai? Vai lì all'interno. Io nel frattempo vado a prendere un attimo il colorante rosso. Allora, dove sta? Ok, prendiamo il papavero. Lo andiamo direttamente a mettere nel banco di lavoro. Prendiamo il colorante rosso. Ok, a posto. Vediamo se stai dentro. Sì, tutto bene. Allora, chiudiamo le porte. Come abbiamo detto, il colorante va messo qui. Ok. Prima leva. Rumori un pochettino strani, attenzione. E andiamo a vedere Dodo di colore rosso. Va bene ragazzi, io vi saluto per questo episodio. Vi ricordo like a questo video, iscrizione al canale e ci vediamo al prossimo episodio. Ci sarà anche Dodo, non vi preoccupate. Ciao a tutti ragazzi.